Salve a tutti i telespettatori di YouTube. Quest'oggi continueremo con il gioco Bang, quindi non vi presenterò un nuovo gioco, ma vi presenterò 3 espansioni. La prima espansione è Mezzogiorno di Fuoco, la seconda è Per un pugno di carte e l'ultima è Wild West Show. Per i più amanti del cinema, in particolare, il nome di questa espansione dovrebbe ricordarvi il nome di un film e che vi invito ovviamente a dirlo in descrizione. Ma ora presentiamo queste 3 espansioni. Le espansioni Mezzogiorno di Fuoco e Per un pugno di carte funzionano in maniera totalmente uguale. Basta a voi semplicemente la scelta di scegliere quale delle due applicare. Come si prepara una partita con questi due mazzetti? Oltre ad aver preparato il gioco base, come vi ho spiegato nel video precedente, verrà mischiato uno dei due mazzi. Facciamo finta che in questo caso abbiamo scelto Mezzogiorno di Fuoco. Verrà mischiato questo mazzo o in maniera totalmente obbligatoria, perché questo qua è obbligatorio, obbligatoriamente la carta Mezzogiorno di Fuoco deve essere l'ultima carta da giocare. Il mazzetto poi se lo prenderà lo sceriffo e all'inizio di ogni turno mostrerà una carta. In questo caso abbiamo Sbornia. I personaggi perdono le loro abilità speciali. Questo effetto durerà solamente un turno e si procederà fin quando non saranno mostrate tutte le carte, fino a quando non apparirà Mezzogiorno di Fuoco. Questa carta vi leverà un punto un punto vita all'inizio di ogni turno. Analogamente, per un pugno di carte verrà mischiata, verrà dato allo sceriffo e verranno giocate all'inizio di ogni turno, ovviamente dello sceriffo, mi sono dimenticato di specificare, verranno giocate tutte le carte fin quando non si arriverà all'ultima carta, per un pugno di carte. A differenza di Mezzogiorno di Fuoco, possiamo dire che per un pugno di carte è un pochettino più infame, perché leva un punto vita per ogni carta che si ha nella mano. A differenza delle altre due, Wild West Show funziona diversamente. La preparazione, possiamo dire, è simile a quella delle altre due espansioni. Quindi questa qua, la carta Wild West Show, diventa l'ultima. Verrà mischiato, ovviamente, dopo aver mischiato il mazzetto, e anziché passarlo allo sceriffo, verrà messa al centro del tavolo. E ogni qualvolta che un giocatore utilizzerà una diligenza o un Wells Fargo, verrà mostrata la carta del mazzo, e durerà fin quando non ci sarà un altro giocatore che giocherà una diligenza o un Wells Fargo. Non si possono cambiare, non si possono applicare gli effetti di altre carte, non si possono applicare effetti con altre carte simili, non si possono annullare. Quindi questo mazzo qua, possiamo dire, è per chi ama veramente divertirsi, per chi ama veramente le sfide un po' più complesse. Ovviamente, analogamente, questo mazzetto verrà rivelato ogni volta la carta del mazzo fino a quando non arriverà la carta Wild West Show. Consigliabile ovviamente per le partite a 7 giocatori, perché la carta finale, l'obiettivo di ogni giocatore è rimanere l'ultimo in gioco. Quindi tu non sarà gli obiettivi dei ruoli non verranno più considerati, e di conseguenza tutti quanti la partita diventerà un tutti contro tutti. Quindi veramente questo qua è il mazzetto che più consiglio per le partite a 7 giocatori, perché, come dico sempre, più ne siete più vi potete divertire. Ovviamente per chi non è amante, possiamo dire, delle sfide un po' più complesse, vi consiglio gli altri mazzetti. A mio parere queste 3 espansioni sono più adatte per i party game, sono più adatte per le serate gioco da tavola, e non una serata così, possiamo dire, per passare il tempo. No, vi consiglio principalmente queste 3 espansioni
più per le serate da gioco da tavolo, più quelle per quando volete divertirvi in maniera, possiamo dire, ripetitiva, perché comunque per fortuna Bang in generale è un gioco ripetitivo, a differenza di, possiamo dire, di alcuni giochi di meccanica un po' più articolate, ricordando un pochettino Le Case della Follia o Mysterium. Questo qua è un gioco più ripetitivo, per fortuna è un gioco più ripetitivo. Personalmente parlando, facendo una media di tutti e tre i mazzetti, da un punto di vista di meccaniche, avete visto che comunque le meccaniche sono abbastanza semplici. All'inizio di ogni turno, tranne per l'ultimo, per questo mazzetto, all'inizio di ogni turno verrà mostrata una carta e l'effetto durerà fin quando non arriva nuovamente all'inizio di ogni turno. Ovviamente possiamo spiegare che l'effetto è analogo con questo mazzetto, con la differenza che l'effetto della carta mostrata sarà ovviamente continuo fino a quando qualcuno non giocherà una carta diligenza o Wells Fargo, come ho detto precedentemente. Da un punto di vista di design potete vedere che, come vi avevo detto nel precedente video, potete assistere come sono belli i disegni, i colori, potete vedere come sono belli, quindi direi un bel 5 pieno su 5, analogamente come le meccaniche. Un 5 pieno su 5 direi che si può meritare questo da un punto di vista di design. Ovviamente è tutto parere personale, poi a voi può anche non piacere, ma tutto è lecito. Da un punto di vista di storia, come Bang non c'è molto da dire, non si può dare un voto, perché comunque la storia volendo la si può creare, potete crearvelo tra voi quando giocate a carte, potete impersonare appunto il vostro personaggio, il vostro ruolo, e analogamente possiamo dire potete creare appunto una storia anche in base agli eventi di questi mazzetti. Quindi non posso dare un voto perché non c'è storia dietro queste carte, ma lascio a voi la creatività, lascio a voi, possiamo dire, il giudizio, lascio a voi il voto per quanto riguarda la storia. Per quanto riguarda la difficoltà, questi tre mazzetti aggiungono comunque quel pepe in più al gioco, quindi possiamo dire che lo rende un po' più complesso, specialmente se giocate con questo mazzetto, perché gli effetti sono veramente, a differenza di questi due qua sono una barzelletta a confronto di questo mazzetto. Quindi ma in termini generici queste tre espansioni aggiungono veramente un tocco di difficoltà in più. Quindi già prima possiamo dire che era questione di bravura, come ho detto nell'altro video, è questione di bravura. Qua adesso diventa veramente questione di, possiamo dire, non voglio dire di sforzi, perché detto così sembra che sto dicendo chissà che gioco complesso, no, però comunque lo aggiunge quel tocco in più, lo aggiunge quel tocco comunque di difficoltà. Quindi se possiamo dire che prima la difficoltà era bassa, con questi tre mazzetti diventa una difficoltà media, perché voi non solo dovete dar conto al vostro obiettivo in base alle vostre carte, non solo dovete essere bravi, ma dovete anche tener conto degli effetti devastanti di questi tre mazzetti. Il video comunque è finito, vi ringrazio per la visione, vi ricordo ovviamente di iscrivervi, lasciare un commento e condividere. Se ovviamente ho estromesso qualcosa, mi sono dimenticato qualcosa, ovviamente vi invito a ricordarmi cosa potrei aver dimenticato. Per tutti gli amanti ovviamente dei giochi da tavolo, se avete anche qualche gioco da tavolo da consigliare, vi invito sempre a lasciarlo in descrizione. Ovviamente vi lasciamo anche il link per il nostro profilo Instagram, dove lì potete comunque trovare, che ci siamo aperti da poco, che lì potete comunque trovare, potete comunque messaggiarci con qualche consiglio, per qualche idea, per qualche nuovo video, sia legate ai giochi da tavolo che non. E detto ciò, vi ringrazio per la visione e a presto!